Goddars, un progetto e un podcast che ha l'intenzione di mettere in relazione tutti coloro che hanno l'intento di guarire il pianeta e guarire se stessi. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo qui, Goddars, il podcast che ci cura e cura il pianeta e la nostra anima. Oggi siamo qui con Eleonora Biliotti da Milano, una bravissima insegnante di yoga, ma ascoltiamo cosa ci racconterà lei per conoscere il suo percorso, la sua vita e la sua trasformazione. Ciao Ele, come stai? Ciao Giulia, guarda, molto bene, sono molto felice di essere qui a Roma, sai che io vengo sempre molto volentieri, anche perché mi serve venire a Roma, mi ricarica. Quindi quando sento che sono un po' scarica vengo a Roma e anche solo la città mi dà sempre molta energia. Bene, allora proprio perché hai parlato di ricarica, io so che in questo periodo hai fatto anche un bellissimo viaggio per ricaricarti. Ci racconti un attimo per quale motivo hai scelto la meta, che ora ci dirai, che hai scelto e che cosa ti ha dato e che cosa volevi che ti desse, appunto. Sì, guarda, sono appena tornata dopo 25 giorni dall'India, quindi ho scelto l'India, l'India è la mia meta e devo dire che ho scelto l'India perché era da tanto che non tornavo, erano 3 anni e ne sentivo la mancanza, cioè proprio sentivo la mancanza degli odori, del cibo, anche delle sensazioni un po' di difficoltà dello stare lì, perché comunque è stato un viaggio molto bello, però anche molto faticoso, perché comunque l'ho fatto molto on the road, zaino in spalla, quindi comunque prendere i treni, devi stare anche ai ritmi dell'India, che sono ritmi molto lenti, non funziona nulla, prendi gli autobus, vai a dormire negli ostelli, quindi comunque un viaggio abbastanza anche faticoso, non rilassante, non una vacanza, ma sentivo proprio avevo bisogno un attimo di ricentrarmi e di ritrovarmi. E ogni volta l'India mi ha sempre regalato mi ha sempre fatto questo regalo, cioè mi ha sempre aiutata proprio a ritrovarmi. Sì, non per forza uno probabilmente deve andare in India per ritrovarsi, però è un posto che io sento molto, energeticamente lo sento molto e quindi avevo proprio bisogno di andare proprio lì, anche a vivere anche un po' di situazioni, un po' di disagio, infatti sono stata anche male in dei momenti, però poi quello che mi dà sempre dopo è talmente forte che alla fine poi spesso lo ricerco, quindi devo dire che è andata molto bene. Poi sono riuscita anche a stare un po' al Gange perché ero appunto anche a Rishikesh e quindi insomma anche stare a contatto col Gange io l'ho sentito molto, andavo a fare qualche mio magari rituale, qualche cerimonia, quindi devo dire che proprio sono contenta e mi ha veramente dato tanto questa volta. Ma tu sappiamo che non era la prima volta che andavi in India. Quando è stata la prima volta? Qual è stato il motivo per cui hai deciso di scegliere l'India? Anche perché sappiamo che diciamo dopo questo viaggio famoso che tu organizzasti per l'India, diciamo ci furono tantissimi cambiamenti nella tua vita. Ecco, raccontaci un po' quel tipo di scelta e che cosa poi è successo dopo. Sì, allora io la prima volta sono andata in India quando mi ero appena licenziata, quindi appunto dal lavoro e non sapevo esattamente che cosa avrei trovato. Da dove sei licenziata? Sono licenziata l'ultimo lavoro era in Veleda, quindi un'azienda cosmetica molto importante, infatti io arrivavo dalle aziende cosmetiche, lavoravo nelle vendite, facevo sales e quindi avevo un lavoro indeterminato, vivevo a Milano e devo dire che ero anche brava perché comunque tendenzialmente mi piaceva anche come tipo di lavoro, però non stavo vivendo la mia vita. Quindi senza troppo farmi domande, perché credo che sia veramente difficile fare delle scelte razionali in questi casi, io amavo tantissimo lo yoga perché ero una studentessa di yoga, praticante di yoga e proprio mi piaceva tantissimo. E quindi quando ho scelto un attimo di capire che cosa ci fosse altro per me, ho scelto la meta dove di base è nato lo yoga e quindi ho detto voglio andare un attimo a vedere lì se c'è qualcosa in più
più rispetto magari alla classica pratica e lezione di yoga che facevo a Milano. Quindi è stata una scelta veramente molto molto di pancia, perché amavo tantissimo praticare yoga, quindi ho preso tappetine e zaino in spalla e ho detto vabbè, vado dove è nato lo yoga, sempre molto per andare a provare a vedere che cosa ci fosse in più. E lì dovevo restare le classiche 2 o 3 settimane, il periodo di Natale, delle vacanze, e invece ci sono stata tipo 3 mesi, perché più che stavo lì, più che andavo a scoprire un mondo che obiettivamente a me era sconosciuto. Sì, avevo studiato qualcosa all'università, perché avevo studiato filosofia, avevo fatto un esame di filosofia orientale e anche di indologia, però molto a livello comunque, non dico scolastico, però molto studiandolo solo sui libri, quindi lì che ero lì per la prima volta potevo anche vivere sulla mia pelle tutta la filosofia, tutto il mondo yoga, e mi stavo proprio come se sentissi proprio che il mio corpo e la mia anima stava proprio curando, e quindi ho sentito il bisogno di stare lì per un bel po', e da lì in realtà avevo deciso che avrei intrapreso la carriera dell'insegnamento, ma non subito, cioè io ci ho messo ancora un po' di mesi e altri viaggi in America, in Barcellona, Istanbul, sempre praticando yoga, incontrando comunque maestri e guru, però è stato proprio un percorso che comunque si è sedimentato piano piano. Quindi sì, è nato con l'India, però poi diciamo che ho deciso completamente di diventare insegnante quasi 8-9 mesi dopo. Ma in India cioè la tua esperienza in India, quindi quello che poi sei andata a ricercare come appunto appassionata di yoga, cioè quali sono state le mete che hai deciso di frequentare, e se ci sono luoghi particolari dove poter iniziare questo tipo di percorso? Sì, quello assolutamente sì, perché in realtà non è vero che in tutta la parte dell'India si fa yoga, perché assolutamente ci sono dei posti dove sì, hai delle classiche scuole o sciale, però no, io mi ero appunto documentata, mi ero informata, quindi avevo innanzitutto, vabbè, ci sono degli ashram, quindi una sorta di conventi, comunque dove già puoi andare, e lì pratichi yoga, meditazione, pratichi anche vai a studiare la filosofia, quindi sai che ci sono dei posti, e ce ne sono un po' sparsi quello in tutta l'India, però poi ci sono delle città o dei posti che sono un pochino considerate un po' le mete per chi vuole approfondire lo yoga, che sono Mysore, che è nel centro dell'India, più o meno vicino a Bangalore, dove però di base si studia l'Ashtanga, quindi comunque una tipologia di yoga. Poi al nord appunto a Rishikesh e in tutte le cittadine vicine, dove invece vai a fare, puoi anche trovare scuole per fare Kundalini, Vinyasa, quindi è proprio la città yoga. Oppure tutto il Kerala, dove sono andata io la prima volta, anche perché comunque c'era anche il mare, volevo anche approfondire i massaggi ayurvedici, tutta quella parte lì, dove invece proprio lì, anche lì ci sono le varie cittadine dove proprio ci sono proprio queste scuole dove poi puoi fare anche workshop, puoi fare seminari, puoi anche fare proprio il teacher training, quindi di base queste, il sud nel Kerala, Mysore, e al nord a Rishikesh. Poi anche a Goa chiaramente i posti più turistici e quelli un pochino più famosi ci sono, però ecco, se vai tipo verso Varanasi assolutamente non vai a fare yoga, ecco, quindi sì, trovi magari delle scuole, perché adesso magari ci sono anche più turisti, però non vai ad approfondire la pratica in questi posti, a Calcutta, no, vai in queste città che sono un po' votate, ecco, allo yoga. Ci racconti un po' qual è la vita che si fa di solito nell'ashram, no? Insomma, tutte le varie abitudini, la giornata tipo. Sì, allora, la giornata tipo è un po' tosta, nel senso la sveglia è verso d'inverno, perché poi d'estate magari un po' prima, comunque d'inverno, quindi come ho vissuto in questi giorni, la sveglia era alle 5, 5 e un quarto, perché poi ci si ritrovava in questa grande sala e si iniziava la meditazione intorno alle 5 e mezza, più o meno fino alle 6 e mezza, un'oretta. Dopo avevi un'ora e mezza di pratica yoga, è una pratica un pochino più soft, è un po' più di hatha, quindi comunque è più tranquilla per risvegliare il corpo. Dopo hai la colazione, che è molto semplice, e quindi di base hai il chai, quindi il tè col latte, e una sorta di porridge che fanno loro, e una banana. Questa è l'unica cosa che ti danno. Poi hai un momento per te dove puoi tornare nel tuo alloggio, e dopo un'oretta hai domande e risposte, un momento di studio, quindi si parla di filosofia, si parla di magari si leggono le scritture, anche un po' in base alle descrizioni del
maestro. Poi si mangia presto, si fa quindi un pranzo verso mezzogiorno e mezza, anche lì molto semplice. Si fanno degli esercizi che ti aiutano nella digestione, esercizi sia di respirazione che anche proprio fisici, che appunto aiutarti a respirazione, e c'è un momento di riposo dove puoi fare ciò che vuoi. Di base leggi piuttosto che scrivi, comunque è un tuo momento, più o meno per 1 ora e mezza. Alle 4 hai un'altra pratica yoga un pochino più intensa di 1 ora e mezza, poi hai nuovamente dopo la pratica un'altra lezione, un altro momento di meditazione, e poi hai la cena molto presto, verso le 7:30, anche lì molto semplice. Così più o meno per le 9 e mezza, diciamo, ti corichi, insomma, la giornata finisce, perché massimo per le 22 vengono spenti completamente luci, non ci deve essere rumore, cioè tutti devono essere rientrati nel proprio alloggio. Quindi in realtà la giornata ti vola. Proprio è veramente molto molto veloce, perché fra pratiche, meditazioni, lo studio e l'altra cosa molto dove devi stare, cioè comunque che si deve seguire, è il silenzio durante il pranzo, durante i pasti, quindi anche colazione, pranzo e cena, assolutamente, dato che è un momento comunque sacro anche quello, perché comunque stai ingerendo delle medicine comunque per il tuo corpo, assolutamente non si parla, quindi è tutto in silenzio e molto, molto rispettoso. Allora avrei un'altra domanda, ma i luoghi dove si dorme, come sono? Dove dormite praticamente? Allora, nell'ashram puoi scegliere, ci sono dei dormitori che nell'ashram sono separati, quindi non sono misti, quindi hai le donne e gli uomini sono assolutamente separati. Se no, se hai la possibilità, perché magari il dormitorio non ti piace, ci sono alcuni ashram, non tutti, che ti danno la possibilità di prendere magari delle stanze private oppure stanze da 2 persone, che puoi scegliere di avere. I bagni, quindi se hai la stanza privata può esserci un bagno, diciamo, privato, se no hai bagni comuni. E un'altra cosa che mi sono dimenticata: dopo i pasti devi lavare il tuo piatto e il tuo bicchiere, quindi comunque le tue stoviglie sei tu che sei comunque padrone anche della pulizia. Io questa volta ho fatto un po', sono andata al dormitorio, perché comunque mi piace anche proprio vivere completamente l'esperienza. Poi in realtà purtroppo, dato che avevo deciso all'ultimo in un altro ashram non c'era posto, nel dormitorio era tutto pieno, vabbè, ho preso la stanza privata, che vabbè ha comunque i suoi vantaggi anche quella. Ma la tipologia di persone che hai incontrato in questi ashram, come sono? Allora, è mista, anche l'età sono veramente super, super misto. Trovi i ragazzi anche molto giovani, ma anche sotto i 30, e trovi magari persone anche molto anziane, veramente di tutti i tipi. Trovi la cosa che mi ha fatto specie quest'anno, che ho trovato tantissimi, veramente tanti uomini e donne, quasi secondo me sui 50, comunque tanti manager che proprio erano lì ma per tanto tempo. Cioè io l'ho fatto perché non viaggio, avevo fatto 3-4 giorni perché poi mi spostavo. Queste persone parlando stavano quasi 1 mese o 2, perché a un certo punto erano quasi andati in burnout, e quest'anno ne ho trovati veramente tanti di manager importanti. Alcuni magari mi hanno detto anche le aziende per cui lavoravano, quindi nomi veramente molto grossi, ed erano lì alcuni già da 1 mese e mezzo. E invece per quanto riguarda la nazionalità, hai riscontrato più tipologie cioè concentrazioni su alcune lingue, nazionalità, oppure vario? Allora, di base è vario, tendenzialmente occidentali comunque, cioè occidentali intendo qualche americano, però di base molti europei. Poi anche un po' di asiatici, devo dire, che però di base, vabbè, a parte gli indiani che comunque li vedi spesso, che magari appunto girano, però di base sì, questa volta ho visto molti europei. Wow, interessante questo aspetto dei manager, devo dire. E poi soprattutto con il Covid che c'è stato, insomma, tutto questo tipo di atmosfera che abbiamo dovuto vivere, insomma, sicuramente è un motivo in più per andare in India. Però ci racconti allora di quest'anno, queste bellissime esperienze che hai fatto nuove, no? Sapevo che hai fatto anche delle bellissime escursioni. Dici un po'. Sì, infatti quest'anno rispetto alle altre volte dove di base facevo questo viaggio
per studiare ancora di più la pratica yoga, quindi entrare più in profondità, quindi di base facevo workshop, quindi la mia giornata, tutto il mio viaggio era dettato dalla pratica yoga. Questa volta invece avevo voglia più di farmi anche proprio un viaggio, quindi ho proprio esplorato, a parte tutto il Rajasthan, e sono riuscita anche ad andare nella parte sud dove c'è questo bellissimo deserto, e ho anche fatto infatti questa esperienza nel deserto, devo dire pazzesca, dove eravamo veramente solo noi, qualche turista, eravamo in 3 e loro, quindi queste guide indiane, e proprio a cucinare la sera nel deserto, facendo il fuoco, dormendo completamente appunto per terra, quindi senza neanche la tenda, e quindi proprio vivere questa esperienza di questa notte dove davvero non c'era un rumore, una stellata pazzesca, anche un inquinamento atmosferico proprio di luce, che proprio non si riusciva a dormire. È stato veramente bellissimo. E poi sono riuscita anche a fare questa escursione sull'Himalaya, sulla parte bassa dell'Himalaya, perché è la parte indiana, che però è stata bellissima, perché col fatto che non l'avevo organizzata, è stata una cosa veramente decisa all'ultimo, l'ho proprio vissuta, perché a parte che non avevo l'attrezzatura, ho chiesto, mi hanno imprestato un po' tutto, comprando un po' le varie, ovviamente, scarponcini, piuttosto che, però è stato proprio bellissimo, perché non sapevo minimamente cosa aspettarmi, e però essere riuscita ad arrivare a una punta che è comunque, che arriva fino ai 4000 appunto dell'Himalaya, dove poi di fronte a te vedi tutte le vette, quelle alte, le vette che superano i 7000. È stata veramente un'esperienza pazzesca, anche se faceva freddissimo, quindi è stato anche un po' difficile, anche l'altitudine, quindi anche fisicamente è stato abbastanza provante. Però la sensazione che ho provato quando poi è uscita l'alba, quindi è sorta l'alba, e io ero proprio lì in cima da sola, capire veramente quanto, se vuoi, col tuo corpo puoi veramente fare, non dico tutto, però sì, anche fare cose che non avresti mai immaginato. Ero anche in un momento che magari ero più stanca, eccetera, però è stato veramente molto, molto, molto bello. E questa escursione sull'Himalaya quanto è durata? Cioè, quanto dura l'escursione? A che ora siete partiti? Quanti eravate? Allora, puoi scegliere. Io ho fatto, c'era questa escursione organizzata, che erano 4 giorni di trekking e 3 notti, quindi dormivamo in 3, abbiamo dormito in 3 campi base, e di base si è da un minimo di 4 fino a 10 persone. Noi eravamo in 5. C'era altri 2 italiani, un eritreo e un tedesco, e devo dire che così è stato perfetto, perché nel momento in cui il gruppetto era abbastanza più ristretto, anche negli spostamenti eravamo più agili, e niente, quindi di base ogni giorno la guida ci facevano fare appunto questa escursione per andare in un altro campo base, perché c'erano appunto 3 campi base diversi, finché l'ultima sera siamo partiti la notte, mi ricordo l'appuntamento era alle 3:45 del mattino, quindi completamente buio, perché dovevamo arrivare in vetta a vedere l'alba, e lì è stato veramente bellissimo, proprio pazzesco. E poi dopo siamo scese, ci hanno riportato, quindi diciamo che era un'escursione comunque organizzata, perché lì non puoi andare da solo, a parte che devi avere i permessi, devi pagare comunque anche gli ingressi, e poi non puoi, e era appunto un'escursione di 4 giorni. Si poteva fare anche di 7 o addirittura di 2 settimane, anche in base al tempo che hai ti puoi organizzare il trekking. Però devo dire che lì vicino ce ne sono comunque tanti, e li trovi, a parte che vabbè, se stai un po' nei posti, parli con le persone, ti consigliano, però i posti dove, diciamo, delle sorte di agenzie che ti organizzano questi tipi di escursioni ci sono, quindi insomma si possono fare tranquillamente. Bellissimo, bellissima esperienza. Ritornando adesso però allo yoga, tu raccontaci un attimo che tipologia di yoga hai scelto di insegnare e che appunto segui nella tua vita, per quale motivo, eccetera, eccetera, insomma, dove ti piace insegnare. Non è facile, non è una domanda facile questa per me, perché io faccio sempre molta fatica a scegliere, quindi in realtà all'inizio io mi sono formata con l'Ashtanga, quindi se dovessi scegliere una pratica per me, da praticante, da studente, ti direi Ashtanga, è quello che sento più mio, perché ho bisogno di una sequenza fissa, perché tendenzialmente, essendo io una che non sono radicata, non sono concreta, avere un qualcosa di fisso a me aiuta molto. Però ho capito che questa era la pratica per me. Insegno Vinyasa,
che comunque è anche più richiesto e riesce secondo me anche a prendere magari più persone, dato che a me piace molto l'idea che veramente quello yoga sia universale. Mi piace di più l'idea che appunto riesca a, come dire, diffondere il verbo, diciamo così, a più persone, quindi Vinyasa oppure Hatha, perché io spesso insegno anche nelle aziende e quindi nelle aziende certi tipi di pratiche più dinamiche ovviamente non vengono richieste e quindi più sequenze, più diciamo uno yoga appunto, non dico statico, però sì, che si avvicina più all'altro. È un po' un mix, poi comunque dopo un po' di anni di insegnamento crei un po' il tuo stile, quindi è un po' un mix. Di base, se riesco, cerco sempre di mettere sempre alla fine o all'inizio, in base a un po' come vedo la classe, un po' di esercizi di pranayama, quindi di respirazione, che soprattutto in questo momento, soprattutto ai dipendenti delle aziende, serve tantissimo, e quindi faccio un po' un mix, un po' Hatha e un po' Vinyasa. Senti, Ele, dato che ormai sono tanti anni che insegni yoga ed esistono tantissime persone che hanno questo sogno, tu puoi raccontare diciamo, come sei riuscita a trasformare la tua passione nel tuo lavoro, che comunque ti aiuta a vivere tranquillamente, e poi se hai dei suggerimenti per gli ascoltatori. Allora, sì, sicuramente da una parte adesso, per quanto insomma, dopo il Covid, paradossalmente può essere più facile perché il mondo, soprattutto il nostro mondo, è più aperto ad accogliere anche tutto questo tipo cioè la gente è più consapevole di dover comunque curare anche la propria anima, il proprio corpo, quindi sicuramente adesso, se una persona decide di voler cambiare vita o comunque di intraprendere questa carriera, ad oggi anche proprio le persone sono più recettive a voler appunto approfondire queste pratiche, quindi sicuramente adesso può essere un buon momento. C'è un po' di incoscienza e soprattutto se è veramente una passione è quella che ti guida, quindi capire qual è, sì, esatto, cioè per me è stato quello, più che altro per me è stata proprio la passione, un qualcosa che sentivo che non solo che magari mi riusciva bene fare, ma soprattutto che mi dava proprio tantissimo, cioè le prime volte, io mi ricordo le prime lezioni che facevo, proprio mi ricordo che ero sempre magari un pochino più agitata, ma finito la lezione proprio avevo un'energia pazzesca, quindi devo dire che è stato proprio, probabilmente lo sentivo dentro, è stata proprio una spinta da dentro. Il suggerimento che darei ora probabilmente è intanto crederci, buttarsi, fare molta gavetta, quindi probabilmente iniziare andando magari nelle scuole, nelle palestre, poi magari uno cambia, le lascia. Io anche ho insegnato in molti posti, in molti centri dove ora non insegno più, però sicuramente entrare in un posto dove magari c'è già un bacino di utenza grande aiuta, quindi appunto una scuola di yoga, le palestre, un centro, e lì un po' seguire, perché così uno insomma comincia a farsi un po' le ossa, diciamo. Abbiamo notato che hai anche trasformato la tua comunicazione sui social e tantissimi altri mezzi. Come l'hai trasformata, e quindi diciamo le chicche che ci puoi dire su quello che secondo te è adesso la modalità di comunicazione di questo tipo di attività? Allora, hai detto la parola giusta, il mezzo, cioè io a un certo punto ho capito che appunto i social o comunque tutto il mondo digital poteva essere veramente uno strumento utile, cioè poteva essere veramente vantaggioso, e quindi mi sono comunque affidata a professionisti, quindi quello lo dico sempre, ho molti contatti, molti amici proprio che fanno questo tipo di lavoro, e quindi facendo proprio un'analisi sulla mia persona, sul mondo comunque del benessere un po' a 360, mi hanno dato appunto dei suggerimenti. Quindi sicuramente il suggerimento che posso dare è: intanto ci sono persone e figure che fanno questo di mestiere, quindi affidarsi, un pochino buttarsi, cosa che anch'io a volte faccio ancora molta fatica, mi rendo conto che a me non viene naturale, quindi ogni tanto devo ricordarmi che però è uno strumento di lavoro, e poi forse fare anche questo step in più, ricordarsi che può essere veramente uno strumento per arrivare a molte più persone
e quindi veramente uno lo può usare a proprio vantaggio. E poi essere, ovviamente la cosa che un po' dico con tutti è sicuramente essere abbastanza se stessi, perché tanto non c'è una regola, siamo tutti diversi e alla fine quello che veramente poi arriva di più è l'unicità di ognuno di noi. Quindi essere se stessi, e sì, si può arrivare o si può non arrivare. In questo momento, ecco, il Covid è stato un altro momento dove era più facile arrivare perché probabilmente eravamo anche in casa, quindi la gente era più predisposta a stare magari sul telefono. Adesso è un momento che è un pochino più difficile, però è vero anche che sono cambiate le dinamiche, quindi magari ora interessano meno certi tipi di numeri, ma interessa magari più il contenuto. Quindi forse il consiglio è quello, dire qualcosa attraverso la propria voce, però magari dire qualcosa, ecco, non solo magari la semplice racconto della propria vita, ma appunto se uno ha una sorta anche di insegnamento, senza magari andare troppo magari in settori che non sono i propri, però sì, dare comunque dei consigli, ecco. Ecco, parlando proprio dei consigli, quello che abbiamo visto è che tu, Ele, dai tantissimi consigli quotidianamente attraverso i social. Questa nuova modalità, secondo te è una modalità che sta andando bene? Che cosa fai esattamente e quanto ti occupa anche questo tipo di, diciamo, attività quasi lavorativa che fai a livello di comunicazione? Allora, se sta andando bene devo ancora capirlo, però nel senso, sì, allora mi occupa tanto tempo e infatti mi aiutano, cioè ho delle persone che mi aiutano perché sennò obiettivamente stare dietro diventa un altro lavoro e come ho detto prima io mi affido a professionisti, quindi comunque ho delle persone che mi aiutano e l'ho visto perché di base sono tutte le domande che spesso, finite le lezioni, magari i miei studenti comunque mi fanno oppure gli amici mi chiedono. Infatti sono molto magari esercizio, comunque sono molto consigli che possono sembrare veramente semplici, però obiettivamente sono proprio le domande che mi vengono poste, quindi prendendo un po' questi spunti, quindi molti sono consigli se stai molto davanti al computer a lavorare, quindi proprio piuttosto che se sei stressato, quale esercizio fare magari dopo una giornata lunga di lavoro, quindi sono veramente presi da storie di vita vissute vere e quindi un po' in base a quali sono le domande che mi fanno di più. Sto provando che obiettivamente dare queste risposte può aiutare magari più persone. Comunque devo dire che tu sei proprio concentrata tutta la giornata sempre sul tuo, cioè sul, diciamo, tra virgolette, i tuoi clienti, i tuoi pazienti, cioè le persone che curi e quindi li curi attraverso tutti questi suggerimenti che dai costantemente, quindi sei concentrata ogni momento della tua vita comunque su chi aiuti tu. Quindi è secondo me importante questo tipo di approccio, no? Guarda, sì, dico la verità, molti mi chiedono, ma si può magari fare questo tipo di lavoro, quindi anche l'insegnamento yoga, piuttosto che magari di coaching, piuttosto che il trainer, qualsiasi cosa, e poi avere un altro lavoro, che molti iniziano così perché magari hanno paura a lasciare il lavoro, magari quello più standard. Io ad oggi dico che secondo me è molto difficile, nel senso che io probabilmente non riuscirei. Io sì, sento che mi devo dedicare interamente anima e corpo e di base tutto il tempo, perché mi rendo conto che se no la mente è veramente, cioè non dico che rischi di aiutare meno le persone o di farlo meno bene, però anche tu stesso, cioè è come se tu sei il primo che ti sei curato e quindi puoi dare di più. Infatti ogni tanto io ho bisogno di fare dei miei viaggi, ora magari come questo dell'India non riesco sempre, però appunto anche venire a Roma qualche weekend in più lungo, prendermi dei momenti per me che mi servono assolutamente per ricaricarmi. Però io sento che non potrei dedicarmi a una parte della giornata e in un'altra parte fare un'altra cosa, perché mi sentirei, ecco, doppia. Quindi io sento che ho bisogno di dedicarmi interamente. Quindi diciamo questo yoga è proprio comunque quando lo fa in questo modo come insegnante deve diventare un po' una missione di vita e anche un amore per l'altro, perché tu comunque sei sempre disponibile e le persone diciamo rimangono affezionate a te, no? Sì, assolutamente, per me è proprio questo, per me è stata proprio una missione, poi attraverso lo
yoga, che sono comunque anche insegnando delle asana, quindi delle posizioni fisiche piuttosto che mentali, però assolutamente sì, io anzi mi dicono proprio che il mio livello di empatia, di disponibilità è molto alto. Per me sì, è stato proprio questo, cioè perché per me è stato proprio un cambio di vita, ma perché io sentivo che dovevo dare qualcosa, quindi per me la mia missione è proprio totalmente darmi e se posso veramente anche magari aiutare qualcuno, veramente per me mi dona veramente tantissima energia, cioè molte volte finita la lezione mi fermo anche proprio a parlare e poi magari si parla veramente anche di tutt'altro, magari ti chiedono consigli anche veramente magari di vita sentimentale. Per me quello veramente è quel valore aggiunto in più, perché sento che poi una persona si può fidare, poi magari mi chiede invece consiglio su un viaggio, consiglio anche su un cibo, perché allora lì mi rendo conto che, ecco, nella mia testa mi penso ce l'ho fatta, cioè ho fatto capire che ci si può fidare. Certo, poi ultima cosa, mi ricordo che tu mi avevi accennato che quando si, diciamo, insegna yoga ad un determinato tipo di comunità, bisogna anche avere un tipo di comunicazione che cambia cioè rispetto al target di riferimento. Spiegami un pochino questo tipo di, diciamo, di suggerimento che mi avevi detto. Allora, non tutti la pensano così, molti hanno un modo di comunicare, un modo di insegnare ed è un po' un prendere e lasciare. Io probabilmente anche per quello, anche perché non sono mai stata una persona troppo precisa su certe cose, mi piace sempre molto spaziare. Ho capito che invece in base appunto al target o alla tipologia di clienti mi piace magari cambiare anche modo di insegnare, quindi quando vado nelle aziende mi rendo conto che magari ho meno tempo perché mi chiedono lezioni più brevi, viene richiesto un certo tipo di beneficio molto più veloce e quindi sì, un pochino cambia anche la mia tipologia anche di parole, quindi sono sempre le stesse posizioni, ma magari non chiamo le posizioni in sanscrito perché magari interessa meno, faccio una forma un pochino più veloce di entrare nella pratica, quindi anche magari dico un nome iniziale ma molto velocemente perché magari mi rendo conto che interessa meno in quel momento. In altri tipi di lezioni invece, quando sento dove invece proprio magari più una parte più spirituale o più magari meditativa serve di più, cioè mi piace molto ascoltare chi ho davanti e quindi in base alla persona che ho davanti adatto un po' la pratica, cioè sono io che adatto la pratica e non magari faccio in modo che siano le altre persone che adattano. Molte altre insegnanti non la pensano così, quindi in realtà dicono io insegno in questo modo o comunque la pratica è così. A me, io non ti posso dire cosa è giusto e sbagliato, a me piace un po' adattare la pratica in base alle persone che ho davanti, anche perché voglio che arrivi e magari a certe persone un certo tipo di pratica non arriva perché magari non vogliono anche andare così in profondità, gli interessa più e comunque è sempre una forma di yoga anche quella. E certo, ma poi soprattutto dipende se uno vuole curare la persona di fronte oppure vuole insegnare la perfezione della disciplina, è tutto lì, insomma, no? E noi siamo qui proprio per questo, perché noi siamo il podcast che cura e ci cura e quello che noi facciamo è proprio questo, quindi queste interviste sono fondamentali perché quello che vogliamo è dare informazioni per permettere a chiunque ci ascolti di curarsi. Noi alla fine di ogni intervista, Ele, facciamo dire all'intervistato tre parole però secche che sono per lui o per lei diciamo un po' il mantra della propria vita. Ok, wow, non è facile, però proprio perché ti dico delle parole però che soprattutto mi risuonano in questo momento. Allora, amore incondizionato, rinascita e l'altra parola ti direi ricerca. Grazie Ele, grazie per questa bellissima intervista. Ele vive a Milano, quindi la potete trovare su tutti i social come Eleonora Biliotti, è un'insegnante bravissima e fa anche dei bellissimi retreat, vero Ele? Esatto, adesso ne sto organizzando uno in Portogallo a metà marzo, andremo ad Ericeira e poi però sarà più anche un viaggio, andremo anche a visitare i castelli di Sintra, un po' di Lisbona, quindi sarà molto bello e grazie a te Giulia perché sai ti seguo sempre molto, tutte le puntate le ho ascoltate, quindi proprio sono molto felice di essere stata una delle intervistate del tuo podcast.
Grazie Ele, baci a tutti e ciao da God Ars. God Ars, un progetto e un podcast che ha l'intenzione di mettere in relazione tutti coloro che hanno l'intento di guarire il pianeta e guarire se stessi.